partiamo subito con questa puntata ringraziando Gianluca, che non è uno dei miei migliori amici, ma è un altro Gianluca, perché c'è un Gianluca che mi aiuta a fare i documentari, e poi ci sono altri Gianluca che comprano, quindi Gianluca, non posso fare i cognomi per privacy, ma ringraziamo Gianluca perché ha visto questa, ragazzi, Best Kingdom, oltre che me l'ha acquistata da mamamenelocompri.com. Cosa mi ha detto? Mi ha detto aprila pure e ringraziami nel video. Ragazzi, non so voi, ma questa io me la ero comprata per me medesimo, quindi diciamo che venderla per me è un po' difficile. Best Kingdom è un brand cinese che fa delle action figure, anche le Egg Attack, ci sono vari tipi, fa anche statue, fa anche dei piccoli mini diorama e fa delle cose veramente fatte bene. Oggi andiamo a vedere questo The Joker di Jack Nicholson, quindi dal film di Batman dell'89, andiamo a vederlo nel dettaglio perché con Best Kingdom sto un po', no? Sto andando il territorio, non posso dirvi niente, ma guardate intanto la scatola, il logo di Batman e i lati che non vi ho fatto vedere all'inizio. Una delle cose che mi appassiona di queste piccole Best Kingdom sono, oltre che il dinamismo che gli può essere dato come piccole action figure, anche ovviamente la cura al dettaglio, che non dico che arriva ai livelli della Mezco Toys, però insomma non è che ci andiamo troppo lontani. Ora, con molta delicatezza, non essendo una mia action figure, ve la voglio mostrare in questo video in tutto il suo splendore. Il suo prezzo si aggira intorno ai 200 euro, 190 euro, era l'unica che avevo, forse ce ne sono altre che si possono ordinare, ma dubito, ho dei forti dubbi. Ora, la serie è Dynamic Action Heroes, Action scritto con l'8, che è una cosa molto carina che hanno fatto Action, che sarebbe carinissimo. Poi abbiamo all'interno, troviamo il blister, con dentro il Joker di Jack Nicholson. Vado ad aprirlo in modo molto delicato. Tra poco vi dirò anche l'altezza e tutto quanto, andiamo a vederlo perché ha anche i vestiti in tessuto ed è veramente, veramente fighissimo. Allora, direi di partire dagli accessori. Questo magnifico cappellino di Jack Nicholson, guardate la cura e il dettaglio, veramente, veramente splendido, bellissimo. Guardate, è un vellutino, questo non è plastica ragazzi, è un vellutino, una cura altissima, un sacco di mani, e quando dico un sacco di mani vuol dire che sono esattamente 6 paia di mani per questo splendido Joker Best Kingdom, che era veramente una chicchetta e mi sarebbe piaciuto. Mani con un dettaglio veramente incredibile, ma a breve l'andremo a vedere anche montata. Sono di svariate pose, quindi che possono tenere le pistole, altre armi, c'ha delle bandierine, c'è anche col pugno chiuso e poi ne ha due direttamente sul body. Mi danno anche questa piccola dentiera classica di Joker, non so se si può, eccoci qua, vediamo se riesco a farvela vedere bene. Questa piccola dentiera classica di Joker, poi vi danno questo che non so cos'è in realtà, non riesco a capirlo, vabbè c'è anche questa cosa qua. Poi c'è il fiorellino, quello che vi ricordate che spruzzava tipo dell'acido credo o del sonnifero, non mi ricordo. Carte totalmente bianche, ecco questa è una scelta forse un po', non mi ricordo se nel film ce le avesse bianche, ma questa forse è una scelta un po' azzardata, avrei messo delle carte col Joker e vabbè, e altre cose. Ultima parte di accessori fatti decisamente bene e sono questa pistola con scritto Bang, quindi il classico giochino di Joker, ok? Abbiamo ovviamente lo stand per tenerla su, abbiamo un megafono totalmente arancione, scelta opinabile, ma boh, non lo so, forse l'avrei colorato in modi differenti, ma forse nel film è direttamente così. Telecomandi vari, sempre col painting arancione insieme al nostro Joker, e poi abbiamo altre cose, quali il bastone, credo che sia un bastone, un'antenna, non lo so, no, forse un'antenna più che un bastone, un radiocomando, altro piccolo radiocomando sempre che richiama l'arancione, che sta molto bene con il viola della action figure, altra pistola senza il bang, che credo sia uguale allo sculpt dell'altra, sì, sono due pistole totalmente identiche, e per finire questa sorta di cosa tossica, come potete vedere, eccola qua. Questi sono tutti gli accessori che vi danno in dotazione e ora passiamo all'action figure. Prima di passare all'action figure però voglio farvi vedere, diciamo, la
faccia, la Faces di Jack Nicholson. Guardate, l'Health Sculpt è lui, praticamente è Jack Nicholson in tutto il suo splendore, direttamente dal 1989, nel primo Batman, ecco Jack Nicholson. E Batman con Michael Keaton, questa piccola action figure è una chicca veramente, veramente pazzesca. Ora andiamo ad analizzarla e guardate che capolavoro, veramente un piccolo capolavoro. Questo è l'altro Health Sculpt che troviamo insieme e possiamo vederla, guardate, veramente, veramente incredibile. Questa, ragazzi, è una chicca che il buon Gianluca si è comprato perché è fatta da paura. Cioè, fate conto che questo è tutto tessuto e la camicia arancione in tessuto, il cravattino, guardate il dettaglio, anche il cappottino che è un po' da sistemare, che è un po' piegaticcio, un po' spiegazzato, ma va bene così. Scendiamo e vediamo anche, guardate il dettaglio dei bottoni, molto bello, andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è all'interno. Guardate la qualità anche della giacchetta e del pantalone del Joker. Guardate anche la texture, questo pattern che si ripete sul pantalone, ovviamente fedelissimo, riproduzione fedelissima. Abbiamo anche sulle maniche dei bottoni, questi qua dorati, che vanno a spezzare questo viola della action figure del suo cappottone. I bottoni li troviamo anche qua frontalmente, come potete notare, è veramente un capolavoro, un piccolo capolavoro, un piccolo capolavoro. Abbiamo la punta dei piedi e i piedi così con questo viola richiamato da parte del cappotto e il cappotto dietro, vedete, è tagliato e aperto in modo che possiate anche metterlo in pose dinamiche. Mancanza di fil di ferro all'interno del cappotto non è vero, ho detto una brutta cosa, in realtà ci sono alcuni pezzetti che possono fare in modo che il cappotto venga modulato, così possa rimanere in pose molto molto dinamiche. Torniamo ai piedi, viola, punta e punta che si muove leggermente e sotto, ecco, la suola delle scarpe, eccola qua. Insieme, per ultimo, non per ultimo, vi danno anche la pedana su cui posarlo, che è questa, ok? Questa è la pedana su cui posarlo, bellissimo, veramente una chicchetta. Non la apro ovviamente. Ragazzi, Best Kingdom ci delizia con questa action figure alta circa 20 cm, snodabile, con vestiti realistici. Non siamo ai livelli della Mezco secondo il mio punto di vista, ma ci siamo molto molto vicini. Sicuramente hanno preso i diritti di un bellissimo personaggio come quello di Jack Nicholson nel film di Batman dell'89 e hanno fatto un gran lavoro, come avete visto, con gli accessori e tutto il resto. Molto bello il cappotto con pezzi di fil di ferro, quindi non è tutto pieno di fil di ferro, ci sono solo alcuni pezzi che possono essere messi in posa e gli snodi, anche gli snodi, diciamo che il cappotto è un po' opprimente in alcune posizioni, vedete, è sempre un po' opprimente, ma comunque secondo me bisogna anche usarla per farci il callo. Per quanto riguarda invece le articolazioni delle gambe, come facevo vedere anche prima, sono molto morbide, vedete, cioè sono proprio cose che potete snodare senza troppi problemi e non a click, ma proprio, vedete, fanno dei rumori un po' strani, però in ogni caso potete lavorarci molto bene anche per la Toys Photography, veramente un piccolo capolavoro, un piccolo capolavoro. Il suo prezzo è intorno ai 190 euro e una action figure che si trova o non si trova non me lo ricordo, scrivetemelo se la volete, possiamo vedere se c'è ancora, ma vi ricordo, insomma era un preordine, non so se è ancora disponibile. Ringrazio di nuovo Gianluca di averla acquistata, ricordatevi che noi vendiamo legalmente le action figure, quindi mamamelocompri.com non c'è tutto ancora sul sito, potete chiedermele sui social, Instagram e tutto quello che trovate al di sotto di questo video. Grazie per essere stati con me e ringrazio tutti voi per il supporto che state dando a questo canale. Ciao!